Ciao appassionati di bonsai e benvenuti sul mio canale Ancient Talk. Oggi con voi voglio andare a fare un piccolo esperimento, ovvero voglio andare a creare degli Shitakusa, anche detti piantine da compagnia. Lo faremo con queste tre piantine, una, due e tre in questo caso, che è l'unica di questo tipo che mi è venuta via con la radice, quindi faremo un piccolo esperimento. Queste due mi piacciono molto, soprattutto questa qui. In realtà ho già identificato un'altra piantina che voglio usare, che però al momento non ho trovato sulle mie piante. Comunque vi faccio una brevissima introduzione di che cos'è uno Shitakusa. Uno Shitakusa, se vedete la grandezza di questi vasetti, guardate la mia mano, ok? È praticamente una piantina da compagnia che va messa vicino ai bonsai durante le esposizioni, per esempio. Vi lascio degli esempi magari a video. Quindi per curiosità voglio provare a farle e provare appunto anche a mantenerle nel tempo. Ho questi tre vasetti e ho anche preparato questo sottovaso pieno di lavillo vulcanico, sottovaso su cui ho provveduto a fare 4 buchi tutti intorno ad una certa altezza, dove voglio andare appunto a appoggiare questi tre vasetti. Questi tre vasetti andranno appoggiati qui. L'ho preso molto più grande anche perché magari in futuro ce ne andrò a mettere altre, quindi questi tre saranno l'esperimento pilota, ma poi vediamo. Sostanzialmente questo sottovaso con il lavillo serve a mantenere l'umidità e l'acqua per non far seccare gli Shitakusa. Di questa tecnica ve ne ho già parlato durante l'estate nei vari video su come far sopravvivere le piante piccole, quindi già l'abbiamo affrontata, però questa qua è una nuova esperienza che ci farà capire se funziona oppure no. Comunque queste piantine io le ho raccolte una mezz'oretta fa e le ho lasciate in acqua. Ora voglio andarle a mettere in questi vasetti, lo faremo insieme, poi lo poggerò qui e lo metteremo bagnato tutto quanto su una superficie in un posto dove magari non c'è molta luce, altrimenti poi vado ad avere problemi e mi si seccano subito probabilmente. Rimango super fiducioso per questa qui, quest'altra anche ha tantissime radici, questa qui invece vediamo se vive. Io comunque proverò a mettere anche queste piantate così per vedere se radicano. Poi, se questo esperimento funzionerà, aggiungeremo altri Shitakusa lì sopra. Dietro gli Shitakusa c'è un senso di stagionalità, è un discorso molto molto complesso da fare. Non lo affronteremo qui perché non ne ho le capacità, ho avuto solamente delle introduzioni a questo mondo, però voglio provare a farne di miei in modo tale che poi posso anche sperimentare come farli sopravvivere durante l'anno e come poi andarli ad utilizzare in piccole esposizioni che magari posso fare con le mie piante qui sul tavolino con lo sfondo nero, e vediamo un po'. Quindi adesso direi di entrare nel vivo, fare questi tre piccoli Shitakusa, poggiare tutto qui e poi magari a fine video vi faccio una ripresa qualche mese dopo e vediamo com'è andata la situazione. La prima pianta da cui comincerei è questa qui, che si trovava sul leccio che ho comprato quest'anno. Ora io andrò a fare un piccolo scavetto qui in mezzo, che comunque non è semplicissimo perché il terriccio è molto granulare. Comunque ha tante radici, quindi provo a farla ricoprire. Vediamo un pochettino cosa succede. Probabilmente una cosa intelligente che devo fare è prendere un po' di terriccio
normale anche dagli altri vasetti, poi glielo rimetto e mandarglielo vicino. State tranquilli che poi non creerà problemi questa cosa. Ora vado un attimo a riempire di terra meglio quel vasetto e continuiamo. Comunque guardate che carino che è questo vaso, ha questi 3 piedini e secondo me è veramente grazioso. Non vedo l'ora di vedere se questa pianta crescerà. Ora la vado a posizionare qui e poi vediamo un pochettino che cosa farci. Allora, poi passiamo a questa qui, che anche qui in modo abbastanza spartano andrò ad interrare. Qui metterò 3 piantine diverse, ma che in realtà quando ho raccolto erano la stessa pianta, quindi anche qui devo vedere un attimo il risultato. Questa la metto sul vasetto più alto, anche questo molto carino con questi piedini, e la appoggio qui. Poi quest'altra su un vasetto abbastanza normale, vado a fare un buchino al centro e come vedete ha tante radici anche questa, e la vado a posizionare nel miglior modo possibile. Ora ci spostiamo di qua, molto semplicemente andiamo a posizionare i 3 vasetti in questo modo, li muovo un po' in modo tale che possano stare belli fermi, li andiamo a bagnare e poi li posizionerò in un posto che secondo me magari è adatto, dove prendono molta luce ma non diretta, e poi vediamo tra un mesetto magari che risultato avrò ottenuto. Eccoci qua ritornati, è passato all'incirca un mesetto. Come vedete ho fatto un'altra uscita con questa piantina che secondo me è molto carina, tra l'altro è più che raddoppiata da quando l'ho messa qui. Ci ho aggiunto anche un po' di muschio per mantenere l'umidità. Questa è cresciuta molto, come vedete, e ha fatto anche 2 fioriture e gli ho tolto i fiori che non vorrei si seccasse. Questa è cresciuta molto, apparentemente hanno preso tutte le piantine che avevo messo, e anche questa sta molto bene.
Ora l'ho tirata fuori dal luogo caldo stile serra in cui l'avevo messa e sta in un luogo ombreggiato ma comunque fuori da una serra, e devo dire che apparentemente stanno molto molto bene e sono soddisfatto. Ora bisognerà vedere in futuro come procederà e come devo gestire queste situazioni. Vedete, qui c'è un altro fiorellino e ora procedo a togliere anche questo. Come dicevo, devo vedere un attimo come gestirle, come farle andare avanti. Probabilmente le dovrò potare, non lo so, poi vedrò. Per esempio questa parte sotto mi sta molto bene, questa parte che sale un po' meno, quindi forse devo poi andarla ad accorciare in modo tale da farla rimanere sempre bassa, al contrario magari di questa che cresce un po', oppure questa qui che dovrebbe fare proprio dovrebbe proprio continuare così ma ingrandirsi. Questa magari va potata, non lo so. Poi se voi avete già più esperienza scrivetemelo nei commenti che cosa devo fare secondo voi. Detto ciò, io spero che questo video sia stato d'aiuto oppure interessante per voi. Vi ringrazio per la visione. Se vi va, un commento sia sulla tecnica che ho usato sia sulle piante, sia se secondo voi devo votarle oppure no. Vi ricordo che sto facendo una serie di video su come imparare a fare bonsai da zero, che vi lascio qui in alto a destra. Inoltre vi rimando anche all'ultimo video uscito, che è stato la somma di tutte le lavorazioni fatte nel 2025 della mia rovere. Secondo me è un video interessantissimo, molto lungo devo dire, però secondo me è veramente interessante. Se vi va, vedetelo e lasciatemi un commento anche lì. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!